È la prima volta che su Talk parliamo di questa maison che ancora non conoscete perché ve la svelo a breve. Sono molto curioso, se ne è parlato tanto in realtà. Possiamo dire che è stata un must degli ultimi anni. E 2 anni fa, fino a 2 anni fa, praticamente tutti o quasi ne hanno avuto uno e in tantissimi erano curiosi di provarlo, complice anche YouTube Italia in realtà. Però questa maison in particolare si è creata uno spazio importante tra le fila degli appassionati, ha incuriosito anche me, sebbene non ne abbia mai avuto né provato uno, ed è il motivo per cui sono molto curioso di fare questo unboxing assieme a voi. Benvenuti nella nostra stanza degli orologi, qui su Talk, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso. E come ogni mese che si rispetti, è arrivato un nuovo pacco da guardare e da scartare assieme da Rosa Spina, gioielleria di Bergamo, partner ufficiale del canale, sempre fornita delle cose più belle, più simpatiche che noi appassionati insomma guardiamo e ci piace ammirare. Potete trovare tutti i loro prodotti sul loro shop online. C'è Stefano, patron simpaticissimo, che tra l'altro offre una scontistica particolare a noi della chat di Talk, e per entrare nella chat non dovete far altro che seguire il link che trovate nella descrizione di questo video. Insomma, per questo mese ho chiesto a Stefano di inviarmi un orologio abbastanza particolare in edizione limitata e non resta altro che girare la camera e fare questo unboxing assieme. Eccoci con il nostro pacco direttamente da Bergamo e sono davvero molto curioso di vedere il suo contenuto e sono in realtà anche molto curioso di sapere che cosa ne pensate, perché questa maison, ma anche il modello che mi ha inviato Stefano, è una maison e un orologio in realtà molto dibattuti dalla community, e adesso vi mostro perché. Non so se si vede qualcosa, cerco di mostrarvelo, vediamo un po'. È troppo nero, tutto troppo nero, magari qui si vede meglio. Stiamo parlando di Maurice Lacroix, un'azienda molto giovane. Negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé ed io onestamente ero molto curioso anche di capire che cosa offre davvero Maurice Lacroix, anche perché, come sapete, io sono possiamo dire detrattore degli homage, sì, possiamo dirlo, ma sono uno di quelli che non ha mai considerato il Maurice Lacroix, che tra l'altro sbircio da qua dietro, e devo dire che è bello, devo dire onestamente che è molto sfizioso, il motivo per cui lo volevo provare. Comunque ci arriviamo subito. Non sono mai stato un detrattore invece di Maurice Lacroix, perché credo che l'azienda abbia sempre saputo ispirarsi a qualcosa, ispirarsi a un determinato design come quello ormai stranoto e anche abusato, qui non c'è nulla, non so perché, gentiano per così dire, e abbia saputo da sempre interpretarlo nella maniera corretta, senza voler copiare nulla e nessuno, ma appunto prendendo davvero ispirazione da un determinato disegno. Insomma, bando alle ciance, eccolo qui, il nostro Maurice Lacroix in edizione limitata blu, che trovo veramente bellissimo. Vediamo anche se riesco a tirarlo fuori da questa confezione che è un po' particolare, non so se riuscite a vederlo. L'orologio è bello, c'è veramente poco da dire, molto eccentrico, non è sicuramente l'everyday perfetto con questa colorazione. Vediamo, dicevo, di tirarlo fuori. Probabilmente c'è qualche chiave qui che sblocca il cuscinetto. Orologio indubbiamente bello, che si fa apprezzare, ma adesso magari andiamo a vedere meglio assieme quelle che sono le caratteristiche, ma anche il prezzo. 2400 euro di listino, normalmente listino che Rosa Spina, come vi dicevo,
riesce a in qualche modo accontentare tutti gli appassionati, soprattutto gli amici di TOC, quindi il listino, ecco, è altino, non è un listino basso, ma questo orologio sicuramente si può comprare con ottima soddisfazione. Ma per tutti i dettagli naturalmente potete contattare direttamente Stefano. Allora, vediamo un po' meglio questo orologio e vediamo anche come si mette a misura. Intanto corona a vite, senza data, lo mettiamo alle 10:10, carica manuale naturalmente. Quadrante è una specie di tapisserie, non è esattamente un vero e proprio tapisserie, quantomeno non è esattamente il tapisserie tipico di Audemars Piguet, al quale più o meno questo orologio vuole ispirarsi, ma insomma questo design del bracciale integrato ormai l'abbiamo visto davvero in tutte le salse e non credo che si possa dire di Maurice Lacroix che voglia in qualche modo imitarlo o copiarlo. È semplicemente un omaggio, ma neanche un omaggio, è, come posso dire, prende ispirazione da un determinato periodo, da un determinato design, ma è tutto molto originale, gli indici, le sfere, ma anche la lunetta con i suoi cavalieri, ormai è segno distintivo di Maurice Lacroix. No, non è un omaggio, non è assolutamente un omaggio. Bellissima fibbietta dello stesso colore della cassa, in acciaio, logata Maurice Lacroix e anche con un suo disegno molto particolare e molto originale. Naturalmente questo è il sempreverde modello Icon, non l'ho specificato, ma ormai conoscono i Maurice Lacroix Icon anche i muri, cassa in acciaio, stainless steel per ottenere questo effetto blu elettrico, direi, molto particolare. Immagino anche resistente, ma questo lo può dire soltanto il tempo. E poi un bellissimo cinturino in caucciù di ottima qualità, lo si percepisce dallo spessore, dalla morbidezza del cinturino, anche a sgancio rapido, perché come potete vedere offre la possibilità di intercambiarlo con una mossa molto semplice. Il cinturino viene via ed è possibile sostituirlo. Naturalmente l'attacco è proprietario, quindi sarà possibile sostituirlo, ma con cinturini dell'azienda che vengono venduti separatamente. La cosa interessante di questo orologio è il diametro, perché un 39 mm è un diametro a cui Maurice Lacroix pian piano ci sta abituando e si sta avvicinando. Era partito con diametri molto più abbondanti, soprattutto quelli da 42 e da 43 mm. Quello da 39 mm secondo me ha le misure giuste, ha le misure perfette per un orologio di questo tipo, anche perché con cassa integrata normalmente la vestibilità sul polso risulta più grande e adesso lo proviamo anche al polso. Poi all'interno movimento che l'azienda dichiara Maurice Lacroix, cioè proprio gli dà un nome come se fosse il loro movimento. Naturalmente da ciò che si vede è un sellita, in questo caso però comunque un movimento, ecco, lo chiama ML115, lo si può leggere sul rotore, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco, con questa architettura tipicamente sellita, ma con il rotore che viene personalizzato dall'azienda, ma diciamo tecnicamente poco interessante, rimane comunque uno Swiss made. E poi è un'edizione limitata, come vi dicevo, in questo caso è una limited edition di 888 pezzi con questa particolare configurazione e colorazione che, ripeto, secondo me, ecco, con questa macro riesco a farvi vedere meglio, secondo me rende l'orologio e rende in particolare l'Icon davvero un oggetto simpatico ed interessante. Ve lo faccio vedere al polso. Cinturino in caucciù, come vi dicevo, ardiglione logato. Vediamo anche un po' la misura. Il mio è un polso da 16,5 cm, come ripeto sempre, ma lo ripeto proprio per farvi capire come sono al polso questi orologi. Eccolo qui. Bello, bello. L'ho visto di sfuggita, adesso lo faccio vedere meglio, ma molto molto bello.
indubbiamente. Misura perfetta, come vi dicevo, la cassa con bracciale integrato, in questo caso cinturino, ma con bracciale integrato insomma l'effetto sarebbe lo stesso. Veste un po' più grande di quello che effettivamente è. Questo qui è un 39 mm, secondo me sul mio polso veste come se si trattasse di un 40 mm tranquillamente. È bello, mi piace molto. Mi piace molto la resa. L'estetica, tra l'altro, è finemente lavorato questo orologio, ve lo faccio vedere meglio, ma davvero non credo sia lasciato nulla al caso, dalla lucidatura dei cavalieri alla bisellatura che va ad intersecarsi poi con le parti satinate, nonostante si tratti appunto di acciaio in PVD. Il che naturalmente rende molto più difficile la resa, così come anche la lavorazione della lunetta, che praticamente rimane la lavorazione classica del Maurice Lacroix Icon, ma in questo caso appunto con questa colorazione che lo fa diventare quasi nero, soprattutto sotto la luce, lo rende ancora più bello e ancora più interessante. Un'edizione limitata, un lavoro secondo me egregio da parte di Maurice Lacroix, quantomeno per offrire qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo agli appassionati, ma anche a chi volesse acquistare un nuovo orologio che appunto non sia sempre il solito orologio. Personalmente non sono mai stato un grande fan delle casse colorate, o meglio, mi piacciono tantissimo, mi piace tanto il fatto che siano degli orologi rock, degli orologi super sportivi, soltanto che dal mio canto forse non sono ancora pronto, o quantomeno mi stancano un po' troppo presto, anche se tantissimi orologi colorati, come per esempio il Black Bay ceramica, quello mi piace tantissimo, sono orologi che vorrei tanto avere in collezione, però purtroppo è anche vero che ad un certo punto bisogna pur fare delle scelte e quindi determinati budget alla fine convergono sempre su altri acquisti, almeno fino a questo momento. Questo Icon con questa colorazione veramente bellissima, poi il blu, come potete vedere anche dal mio maglioncino, è uno dei miei colori preferiti assieme al verde, ed è un orologio che secondo me dimostra in concreto e dimostra pienamente quanto può essere simpatico, quanto può essere rock un orologio colorato, in particolare un orologio scuro, ma che non sia sempre il solito nero, sempre il solito PVD nero, che rimane comunque molto amato dagli appassionati, ma è anche vero che rimane il solito orologio tutto nero. In questo caso invece questo bellissimo blu, secondo me, spezza un po' i canoni estetici classici a favore di qualcosa di davvero molto bello e particolare. E poi c'è da dire che questo quadrante è davvero bellissimo, finemente realizzato e si fa notare. Ora, come sempre il dilemma dei dilemmi, il Maurice Lacroix Icon è una copia dell'Audemars Piguet, è una copia degli orologi gentiani o ha la sua identità? Cioè è un orologio che messo al polso vuole sembrare ciò che non è, oppure sembra perfettamente quello che è, ovvero un icon? Beh, secondo me la risposta giusta, come direbbe qualcuno di nostra conoscenza, almeno per chi ha una quarantina d'anni come me, è la seconda. La seconda che hai detto. E cioè è un orologio che ha grandissima identità, che, come ormai abbiamo già detto tanti orologi moderni fanno, prende semplicemente ispirazione da quelle che sono state le casse con bracciale integrato degli anni 70, ma fa proprio il concetto, lo rende assolutamente identitario, soprattutto grazie a questa lunetta e grazie anche per esempio alle alleanze dell'Icon, che si sono sempre contraddistinte per il loro particolare attacco, che sia cinturino che sia bracciale, diventando un orologio secondo me molto riconoscibile, e che in questo caso, con un prezzo sicuramente non basso ma comunque da scontare, permette di portare a casa un orologio molto particolare, uno Swiss made innanzitutto, e molto particolare, in edizione limitata, che non fa mai male, e finalmente con una colorazione un po' fuori dal coro, che secondo me ha sicuramente da dire la sua. Le aspettative c'erano quando l'ho chiesto a Stefano, quando ero in attesa di riceverlo per provarlo, per recensirlo, e devo dire che non sono state deluse. È vero, probabilmente non è l'orologio perfetto, perché è un orologio colorato e come tale naturalmente
richiede una certa attenzione soprattutto nell'utilizzarlo e nell'abbinarlo, però è anche vero che un orologio così particolare, di questo colore, raramente lo vedete al polso di qualche appassionato. Detto questo, io ringrazio ancora una volta Stefano, il patron di Rosaspina Gioielli a Bergamo, per averci permesso ancora una volta di provare un nuovo orologio, di recensirlo e di mostrarvelo qui su TOC. Vi ricordo che potete guardare il suo sito e che gli amici che entrano nella chat di TOC hanno un trattamento di favore. Per farlo trovate il link nella descrizione di questo video, e io poggio l'orologio per darvi appuntamento ad una prossima puntata qui su TOC. Ciao!